Buongiorno a tutti. Allora, l'escursione di oggi si svolge sul Monte Livata, detta anche la montagna di Roma, per la sua vicinanza alla città. In realtà, secondo me, ci sono posti più vicini a Roma, anche perché per venire fin qua si prende la 24, si esce a Mandela e poi ci sono 40 km, quasi tutti ritornanti. Non è agevolissimo arrivare qui. Comunque, come potete vedere, il contesto è un contesto di autunno avanzato ed è per questo che sono venuto qua oggi, per fare un po' di fotografie in ambientazione autunnale. La particolarità è che fino a pochi chilometri da questo posto l'autunno fondamentalmente non è arrivato ancora, quindi sono ancora tutti gli alberi verdi con un accenno di cambio colore, ma poi nel giro di pochi chilometri l'ambiente cambia radicalmente e diventa quello che vedete qui. Di opportunità fotografiche ce ne saranno qualche milione, quindi l'importante è non farsi attrarre da qualunque cosa. Ora proverò a arrivare in cima alla montagna, anche per godere un po' di una vista che dicono sia molto interessante, e poi cogliere quegli elementi interessanti che dovessi incontrare sul percorso, che ce ne saranno sicuramente molti. La difficoltà sarà quella di individuare quelli che determinino delle immagini interessanti, ecco, e non solo la foto di un albero con i colori dell'autunno. Quindi vediamo un po' che cosa ci riserverà la giornata e ci vediamo sul percorso. Allora, l'inquadratura che abbiamo qui è abbastanza semplice. Mi interessava molto questo albero, che ha un colore molto più chiaro rispetto a quelli che gli stanno intorno, e quindi ho voluto una foto molto semplice, l'albero al centro e gli alberi un po' più scuri ai lati. È una giornata molto luminosa, quindi escluderò il cielo in post-produzione, cioè farò molto probabilmente un taglio 16 noni o comunque lungo, in modo tale da escludere il cielo e evidenziare la differenza di colore tra l'albero centrale e gli alberi che gli stanno intorno. Questa immagine qui è un'immagine anche questa molto standard, a dire la verità. Ho voluto riprendere in primo piano questa roccia con l'indicazione del sentiero, questo sentierino appena accennato che conduce all'interno del bosco e appunto l'ingresso del bosco con queste macchie di colore autunnale. Ho dovuto fare due esposizioni che poi unirò in post-produzione, quindi una con il primo piano della roccia, del sasso, e uno mettendo a fuoco, diciamo, l'ingresso del bosco, quindi mettendo a fuoco all'infinito. Penso che 2 bastino. Ho usato un F11 come apertura dell'otturatore, quindi dovrebbe avere sufficiente profondità di campo per evitare di fare 3 esposizioni, che in questo periodo, come avevo accennato qualche video fa, mi piace farne il meno possibile di queste esposizioni da poi unire in post-produzione. Vediamo come sono venute. C'è un sacco di gente, per cui tra una foto e l'altra, tra un discorso e l'altro bisogna aspettare un pochettino, però è un bel posto che merita una visita. Forse dava il meglio di sé la settimana scorsa. Comunque non disperiamo.
queste situazioni un concetto molto importante è il contrasto. Quest'albero qui, ad esempio, ha un colore diverso rispetto a tutti gli altri, quindi anche in questo caso rappresenta un soggetto interessante perché si staglia da tutto il resto. Sembra quasi che abbia dei fiori, c'è anche delle bacche rosse, in realtà non sono fiori, sono foglie girate al contrario dal vento, che danno questo effetto particolare. Quindi la foto anche lì non è, come composizione non è niente di particolarmente elaborato, quindi albero al centro, purtroppo non c'è modo per evitare che venga un pochettino di cielo che è particolarmente azzurro, ma non fa niente insomma. E quindi è un soggetto che risalta rispetto a tutto il resto in quanto ha una differenza di colore e quindi può essere ben identificato, e questo dal mio punto di vista lo rende un soggetto di un qualche interesse fotografico. Chiaramente non è una foto da concorso. Allora, questo è un sentiero che corre in cresta alla montagna e che di tanto in tanto dà questi scorci, che poi più o meno è sempre la stessa inquadratura. Paese, collina, lì adesso c'è una radura molto interessante e in questo posto ho pensato fosse il posto ideale per fare una panoramica di tutto, di tutta, diciamo, la visuale. Non c'è niente da dire rispetto a quello che abbiamo detto già negli altri video, quindi mettere in bolla il treppiede, messa a fuoco manuale, esposizione manuale e poi fare delle foto che si accavallino per circa un terzo, non meno di un terzo, così poi è più semplice attaccarle in post produzione. Devo dire che oggi la tecnologia non mi assista perché quella telecamera lì ha deciso di non caricarsi, quindi evidentemente, non so, vediamo nei prossimi giorni, potrebbe avere un problema la batteria. Con la fotocamera finora ho scattato in JPEG perché mi ero scordato di aver inserito il JPEG. Speriamo di non avere altri problemi. Comunque è una bella giornata, fa abbastanza caldino anche se tira vento, quindi avendo un'età mi sono dovuto coprire e proseguiamo nella nostra camminata.
siamo arrivati nel punto più alto della nostra escursione, sono circa 1800 metri. Che dire, ho confermato le difficoltà di trovare dei soggetti interessanti in questo contesto. È molto bello camminare, diciamo così, in una faggeta in autunno, perché ci sono questi colori marroni, dorati, molto interessanti, ma isolare dei soggetti è molto difficile. In più forse ho ecceduto un po' le mie capacità atletiche e quindi quando si soffre difficilmente si ha poi la freschezza mentale di trovare dei soggetti interessanti. Però adesso mi fermo un po' qui. Davanti a me c'è una panoramica su più livelli che potrebbe essere interessante. In questo caso qui abbiamo appunto la classica fotografia con le montagne posizionate su più livelli, avendo in primo piano comunque un bosco colorato con i colori dell'autunno. Vediamo come viene. Allora, c'è qualcuno che non vede l'ora di capire cosa mangio, un mio amico, che è molto caro. Allora, siccome, come dico sempre, io quando sono in camper non faccio i toast, quindi non tosto il pane, mi sono chiesto che lo prendo a fare il pane in cassetta. Quindi oggi sandwich, anzi panino da hamburger con dentro, non la sottiletta ma le fette di Emmental e il prosciutto crudo, perché devo dimagrire, quindi il salame non andava bene, ma per non dimagrire troppo, per non depilirmi troppo, Nutella Baby come dolce. Quindi buon appetito a me e ci vediamo dopo. Allora, foto a mano libera sdraiato per terra, prendendo quel cespuglietto, quel rametto che viene fuori da quel tronco, che è illuminato in questo momento dalla luce, incorniciato da questi due faggi con queste forme che diciamo così convergono verso l'interno e quindi convergono verso il soggetto. È una posizione iper scomoda, fatta a mano libera perché con il treppiede ci avrei messo una vita, avevo paura che la luce scomparisse. Comunque c'è una luce sufficiente per poter scattare a mano libera senza problemi, infatti è venuto un tempo di scatto di un 125esimo di secondo. Vediamo un pochettino come verrà poi la foto finale. Adesso per alzarmi ci vorrà l'aiuto di 6-7 persone. Wake up to the sounds of no one around. The sun comes up, the glow will show us where we need to go. All this waiting so frustrating, let's just drive. So come away with me, let's break free. Just you and me. Allora, uscendo dal bosco si apre una radura e dentro questa radura c'è un osservatorio astronomico che peraltro avevo già visto sulla mappa, risulta temporaneamente chiuso, però sicuramente è un elemento bizzarro, inusuale, che sebbene anche in questo caso la composizione non sia stata
niente di eccezionale, però aggiunge interesse, è un elemento che in questo contesto sorprende e quindi potrebbe anche essere una foto interessante. In questo tipo di foto io tendo sempre soprattutto perché scatto sempre nel mezzo della giornata, comunque tendo sempre a escludere il cielo, che in questo caso non è per niente interessante, e quindi questo è un elemento da tenere in considerazione quando si scatta questo tipo di fotografie in questi momenti della giornata. Allora, siamo arrivati alla fine di questa giornata. È stata una bella camminata, forse ho chiesto troppo ai miei acciacchi e alla mia preparazione atletica, chiamiamola così. È un primo approccio all'autunno. Nelle prossime settimane penso che l'autunno fiorirà, come si dice, anche nel resto del Lazio e dell'Abruzzo. Se avrò l'opportunità andrò a visitare altri posti in modo tale da trovare altre opportunità fotografiche e esplorare nuove ambientazioni. Per quanto riguarda il Monte Livata, è un compressorio che offre molto, anche in inverno ci sono degli impianti di risalita, quindi si può venire a sciare. So che nevica parecchio, in genere. La strada, diciamo, è un po' tortuosa e a tratti stretta. Se viene pulita si può fruire di questo posto anche nella stagione invernale senza rischi, ma secondo me offre il meglio di sé proprio in questo contesto, cioè nel contesto autunnale. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto. Se vi piace questo video potete mettere un mi piace o iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.